Amici di Ingirula, ciao a tutti. Oggi siamo qua, questa volta con il TRK, per montare le manopole riscaldate. Certo, passa il paramani, si svita questa staffettina qua che tiene i cavi dell'acceleratore. Ed è la prima volta che lo faccio, quindi In diretta. sicuramente sì. Non si perde la vita. Poi ci sono altre due vitine che chiudono questa cosa qua. E proviamo a smontarle. Via, la prima brogola. La seconda dove sta? Eccoti qua. La seconda è qua. Oh, che bello, si sta aprendo tutto. Non so se è un bene o male. Stiamo parlando di un TRK 502X del 2021. Sì. Oh, si è aperto, ecco. Adesso da qua si può vedere la parte dei, Comandi più che dei comandi dell'acceleratore, dell'acceleratore. che è questo qua. Allora, ci abbiamo messo un attimo a capire come fare. Diciamo che per smontare la pallina, per estrarre la pallina di piombo, dove che sta la ditola, ok? Abbiamo fatto leva da questo lato qua Sì, è l'unico con dove un ci sono le chiavi. cacciavite e l'abbiamo tirata di là con una pinza perché con il cacciavite cercando di E allungare il abbiamo tolto cavo. il video perché c'era un po' di messa. Sì, infatti non era, poi era la prima volta che si provava. Detto ciò, una volta che la pallina è rimasta, diciamo, estratta, eh, si presenta così e la manopola è venuta via facilmente. E Sì. via. Poi si mette la monopola riscaldata. Ovviamente intuitivo, però quella col diametro maggiore, una leggermente più larga, va dal lato dove c'è Larga, sì, l'acceleratore, sì, come diametro, ecco, va dal lato dell'acceleratore. sì, e poi è anche l'unica che ha gli attacchi per il cavo dell'acceleratore. Esatto. Guardate qua ragazzi, mi ero già capitato anche nell'altra. Le monopole hanno... dov'è? Qua. Hanno questo qua che va rimosso, perché sennò logicamente non possono mettersi, non si può... Oh, è uscito, nessun problema, è scappato. Tipo bottiglia di spumante. Non arriva giù fino in fondo e non ci stanno. I I- paramani. Adesso riandiamo a rimettere, come le chiami te, le palline dentro alla manopola del gas e sarà un'impresa di sicuro. Passiamo, Sì, diciamo che ci Quindi, abbiamo messo un attimino a capire come fare, non è stato semplice, non è niente di impossibile, però quindi magari ci vediamo dopo. tutti quanti dicono sempre semplicissimo, sì, però bisogna dedicarci un attimo, ecco. Rimettere le palline dentro le guide è stato più semplice ed è così che si deve presentare alla fine, No, quindi, più semplice. beh, ci abbiamo messo decisamente di meno, dai. E via. E adesso si prosegue cercando di capire come si prosegue. Adesso è molto più semplice. Abbiamo anche di qua come di là la manopola mezza inserita con i cavetti ancora penzoli. Non sono appunto le Oxford, quelle originali, ehm, diciamo che hanno Un il po' di gioco, passacavi, non la so. guida, Fai vedere, ha un po' di gioco. ha un po' di gioco, è una bella cosa o no? Teoricamente sì. Bene, teoricamente sì, lo scopriremo. Sono vivente. Ovviamente non hanno più la scritta TRK, sono cinesi, ma in realtà anche quelle di prima avevano comunque la scritta cinese lì dentro, quindi vabbè. E Ritiriamo il blocchettino. quello che abbiamo aperto prima con le... Oh, adesso dobbiamo scoprire quella vite lunga che va da una parte e quella più corta che va dall'altra. E non l'abbiamo segnalato. Molto, molto male. Quella lunga va verso il pulsante dell'acceleratore. Dell'accensione. Più o meno ci siamo. Ok. Perfetto. Come dicevo, video Se succede un'emergenza. relativo al TRK 502X del 2021, perché su internet non ho ancora trovato dei video, cavi che andremo ad attaccare sotto la batteria, sotto la sella, perché io non avevo voglia di spendere ulteriori soldi per un relè, mi pare di ricordare, e quindi abbiamo diciamo preso
un fusibile e un portafusibile che non erano forniti insieme alle manopole, ma tanto alla fine vi metterò poi in sottodescrizione tutti i link delle manopole di tutto con la spesa totale che è 39 euro circa. Dopo aver messo anche questa vite qua, quella che avevamo tolto prima, richiudiamo qua così. La mia terminologia specifica è proprio Il copriguaino. il copriguaina, ecco. Diciamo che adesso possiamo rimontare. Il paramano. Ma Come dicevo appunto noi le mettiamo sotto batteria, sotto sella, perché altrimenti io di qua ho già i faretti supplementari sotto questo pulsantino qua, ma avrei potuto mettere le manopole riscaldate sotto l'altro pulsante, diciamo così. Magari un domani ho il pulsante libero, decideremo di, non lo so, non credo. Però io sapete che sono quella del fare economia, per cui pochi euro cambiano. Stiamo facendo dei tentativi per capire la lunghezza più o meno corretta. no, c'è solo bisogno di attaccarli. Adesso bisogna poi attaccarli, poi scettarli. Attaccarli e prosciuttarli. Ok. E tutta quella bombaradan lì? Da dove arriva? Dalla manopola? Dalla manopola nuova o da quella vecchia? Quella vecchia non ha i cavi. Ok, quindi erano nella manopola nuova. I cavi qua vanno attaccati all'alimentazione. Questi due qua vanno collegati insieme. E questo qua sarà il regolatore della temperatura. E questi qua bisogna vedere dove andare a metterli. La cosa buffa è che bisogna arrivare con dei cavi dalla batteria, perché questi cavi qui Fino là sotto non ci per arriveranno il Benelli sono veramente corti. Ok, abbiamo fatto pulizia. Ora Via. rimuoviamo la sella del passeggero. Vabbè. E andiamo a rimuovere la sella del conducente, cioè io. Ed ecco qua la batteria. Ah, la batteria. Fantastica. Sì, è decisamente molto lontana da dove abbiamo i cavetti. Lassù. Non ci arriveranno mai. No. Allora, questo invece l'avevo acquistato da parte perché non c'era nella scatola delle manopole riscaldate ed è un portafusibile. E poi abbiamo preso anche i fusibili che vendevano in scatolina, così, ma li sceglieremo. Questa era la scatola delle manopole in sé, che aveva appunto tutto tranne queste piccole parti. Se funzioneranno correttamente hanno 4 regolazioni, quindi vi faremo poi, beh, non posso farvi sentire il calore, ma farvi vedere. Sia le manopole che il portafusibile sono lampa, è stato un caso che fossero anche le più economiche, diciamo così, ma almeno sono anche della stessa marca. Quanto prendiamo il fusibile? Eccolo qua, temperatura calore 4, 2,7 ampere. Noi ce l'abbiamo solo da 5, non mettiamo 5. Trovato il cavo in più, trovati i connettori ad anello, per fortuna ce li aveva, e dei morsetti. Ha collegato i morsetti femmine con questi cavetti qua che arrivano, diciamo, dalle manopole, e ora sta collegando gli altri morsetti maschio a il cavo che andremo a La prolungare pinza non è corretta, lo so anch'io. dalle manopole alla batteria. Sì, ci stiamo arrabattando con quello che sia, ma Passo al l'importante è farlo. Piccolo aggiornamento, abbiamo collegato il cavo rosso con l'altro cavo rosso ovviamente e il cavo marrone con, cioè il cavo nero col cavo marrone, perché ce l'avevamo marrone e ci piace, il nero è il nostro marrone. Dopodiché stiamo mettendo il nostro isolante sui morsetti, che perché aveva, se no volendo potevamo fare gli animali e non metterlo, e abbiamo fatto passare questo cavo, che è quello che andrà ad aggiungere i cavi delle manopole con, diciamo, la batteria sotto sella, questo buchetto qua dentro della moto, l'ho fatto uscire da qua dietro. Tra l'altro questa piccola cosa è a pressione, quindi si svita una cosa,
svita una vite e poi è semplicemente lì a pressione per scoperchiare qua, quindi rimane anche molto facile se lo volete proprio far passare bene senza che sia a vista, smontare questo particolare, diciamo così. Allora, dopo tanto lavoro di fascettatura, perché boh, lui è un po' un perfezionista, quindi non si doveva vedere niente, però direi che il risultato è ottimale. Abbiamo fascettato tutto quanto, fatto i collegamenti dei cavi con il nuovo, con i cavi delle manopole, con il nuovo cavo e fatto passare il cavo là sotto, facendolo uscire, come dicevamo prima, da questo triangolino qua che abbiamo anche rimontato. Il cavo è arrivato qui e adesso lo stiamo fascettando attaccato alla batteria e andiamo a collegarlo con la batteria. Adesso con il portafusibile, che era ad anello, lo si taglia, lo si spera come abbiamo già fatto con tutti i cavetti per collegarli e proseguiamo. Un pezzo di cavo è collegato con il nostro portafusibile e lo fascettiamo, no, lo mostriamo e poi andremo a collegare l'altro. Ah, sono come i morsetti. Eccolo lì il cavo marrone, l'abbiamo mozzato, gli mettiamo l'altro connettore e lo colleghiamo all'altro polo della batteria, quindi. Ma pare proprio di sì. Ah, eccolo. Quindi uno collegato al portafusibile che va collegato alla batteria e l'altro, il nero, che noi marrone ma sarebbe nero, collegato direttamente alla batteria. Siamo alle battute finali. Ecco qua, riavvitiamo anche il secondo. Accendere il monopole. E la sella la chiudiamo più dopo. Allora, l'aggiornamento finale è che abbiamo rimontato la sella del passeggero e no, la sella La sella. del conducente e quella del passeggero. Le manopole si sono riscaldate veramente in fretta, nel senso che le abbiamo messe al massimo e già dopo Un levettino per riscaldarla. una trentina di secondi, eccola lì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. si sentiva che andava a riscaldare e poi abbiamo spento e abbiamo provato a accendere la moto e ho scoperto che la batteria della mia moto è morta, ma questa è un'altra storia, è ferma da un po'. Detto ciò, questo è come figura alla fine di tutto, quindi con tutti i cavettini diciamo nascosti e niente, e domani poi si andranno a fare, se la batteria partirà, i giri e vi dirò come saranno, però questo è quanto. Tutto funziona, tranne la batteria. E basta. A presto da Ingirula. E come già detto prima, vi lascerò sotto scritti tutti i link con tutti i prodotti comprati. Se avete qualsiasi domanda, non esitate a contattarci. Ciao!